È una roba devastante. Welcome back guys in a new video. Stasera siamo qua in the City Life of Milan perché abbiamo un'auto particolare, anzi non una, due, sono queste. Veloci ma non troppo, i due SUV più opulenti sul mercato in this moment. Stasera però abbiamo deciso di prendere questa per questo video e provarla in due modi. Uno, cittadino, dove la testerà Ginny from the Lakes, che è qui con me, e la proverà in ambiente urbano, urban style, back on the street, Backstreet Boys. Dopodiché la proverò io, non qua a Milano, dove si può andare come i pazzi. On the Dolomites. Parliamo un secondo di questi due veicoli rapidamente, che sono entrambi la massima esponenza degli SUV luxury and performance, perché hanno dei motori devastanti, esagerati, 650 cavalli, 4000 vuoto biturbo derivato RS6 e 4000 vuoto biturbo da 585 cavalli, come se non bastasse la versione precedente da 500 e passa. Abbiamo praticamente 1300 cavalli con due SUV. Che vanno con l'equivalente di una Lotus e l'Ischina 220. Stasera ci focalizziamo on the Marius, detta anche Urus. L'altra la proveremo in un prossimo video e magari faremo anche un terzo video dove faremo un piccolo competition, a little bit of racing. Ok Ginny from the Lakes, è il tuo momento, il test drive cittadino with Lamborghini Marius. Non vedevo l'ora, veramente, questa uscita by night con un'auto del genere è romantica quasi. Prime sensazioni del veicolo, cosa ti piace, cosa non ti piace? Cosa non mi piace ci dovrei pensare parecchio, perché faccio davvero fatica a trovare qualcosa che non mi piace al momento. È un comfort pazzesco, il volante è veramente comodo, maneggevole, non è troppo duro, non è troppo morbido, quando schiacci ne ha sempre. Volante appena rifatto, grazie di Factory. Grazie di Factory, è speciale. Che dire, intanto continuiamo con questa prova e poi vi saprò dire meglio. Ginny, sono un paio di giorni che la stai usando, cosa... Beh, la prima cosa è che sicuramente, nonostante le dimensioni, anche nel traffico, semafori, parcheggi, è di una maneggevolezza incredibile, quindi non sembra di essere su un SUV grande, di grandi dimensioni, ma anche come city car paradossalmente si può usare benissimo, e anzi... Perché secondo te? Sicuramente le quattro ruote sterzanti di quest'auto aiutano tantissimo nel traffico, a parcheggiare. Esagerate. L'avevi mai avuto una macchina con quattro ruote sterzanti? Mai avuta, questa è la prima volta che la guido anche. Puoi fare i tondi da fermo. Adesso in modalità corsa gli scarichi si aprono? Beh no, perché come tu mi insegni la modalità corsa la metto dopo un po', quando il motore è ben caldo, non all'inizio, per questo che non l'ho messa prima. Bravissima. Vedi Manu come le ho insegnato bene a trattare bene i tuoi veicoli. Adesso andiamo a fare 2 accelerate come si deve e poi torniamo con voi per dirvi le sensazioni di guida e com'è andata questa prova. Senti! Jeans, com'è andata? Benissimo, benissimo, adesso è la prima volta che ho potuto guidarla in maniera un po' sportiva e devo dire che la velocità della cambiata mi ha veramente impressionato. Veramente aggressiva, pronta, scattante e ne ha sempre. Ti piace questo abbinamento come una pazzariella che ha fatto Power? Allora, questo colore, devo dire la verità, non era tra i miei preferiti, però l'ho rivalutato tantissimo, soprattutto con l'abbinamento con questi interni biscotto, che è la fine del mondo. Quindi veramente molto di classe quest'auto, con le pinze gialle, anche sportiva ma elegante, un bel connubio, mi piace molto. Bene, ora
It's time for the mountains. Yes. Chiappiamo sul veicolo, voliamo sulle Dolomiti per fare un test drive come piace a me, without traction control, up on the hill. Ci vediamo tra pochissimo. Here we are, finally on the Dolomites con the big Marius, the big Lamborghini Urus. Ora facciamo il passo già rapidamente per vedere un po' come si comporta il veicolo, anche se io già lo so, ma voglio farlo vedere anche a voi, sulle curve. Ovviamente partiamo già avvantaggiati. 4 ruote sterzanti sui tornantini, sulle curve quelle rapidissime, danno un gran vantaggio al veicolo, anche se è lungo 16 cm. Ovviamente modalità corsa, per non farsi mancare niente, scarichi aperti, traction control off, cambio manuale sequenziale al volante e si va giù a sentire questo. Scoppi ineguagliabili al rilascio del gas, l'auto dura come il marmo, bellissimo. Questo motore derivato RS6 von Germania, potenziato ovviamente perché ha 641 cavalli, raga, è una roba devastante quanto va forte, c'est incroyable. Tutti i giochini, potenza, coppia, inclinazione della G, forza G laterale, c'è un gran turismo, un videogame spettacolare. Hai abbaglianti automatici come la Q8, come tutte le Audi, e sostanzialmente è un'Audi travestita da Lamborghini con un sacco di cavalli a disposizione. Canta come una bestia, ti dà la sensazione di guidare una RS3, però quando poi scendi a guardarla dici: ma questo qui non è un RS3, that's a Lamborghini Urus, motherfuckers. Mamma mia ragazzi, che soddisfazioni che dà questo tipo di veicolo a un personaggio mistico come me. Le cose più emozionanti di questo veicolo sono appunto la maneggevolezza, la frenata per quanto pesi, perché pesa più di 2200 kg, e il fatto che gira su se stessa quando fai le curve, che è una cosa pazzesca. Le cose che non mi fanno impazzire di questo veicolo è il fatto che dentro è davvero un Audi Q8, se non fosse per il logo sul volante e 4 pezzi di pelle e alcantara in più messi da Sant'Agata bolognese, e soprattutto purtroppo a me esteticamente, non so perché, non mi fa impazzire, però c'è questo che rimedia a tutti i mali. Cioè scalcia raga come una Huracan, e questa è la cosa assurda. Non ti sembra assolutamente di guidare 2 tonnellate e 2 di macchina lunga 5 metri, ti sembra di guidare una Lancer Evo 8 preparata a rally art. Che spettacolo raga, se non costasse soltanto 260 bombe ci farei un pensierino, ma ora esce l'RS-Q8 che in teoria dovrebbe essere questo veicolo per i comuni mortali che possono spendere solo 150.000 euro e non 260. Che spettacolo, che spettacolo, sembra davvero di andare su con una supercar, in realtà lo è, però non ce lo si aspetterebbe mai da un bagaglio così grosso. Ora stiamo svalicando perché il sole è dietro di noi e quindi ci godiamo 4 immaginine del veicolo e vi dico cosa ne penso io prima di salutarvi. Guardate che roba, wow, this is Passaggiao, this is Dolomites, motherfuckers, it's amazing. Wow. Cosa ne pensi Ginny?
Prima di dove siamo, il posto in cui siamo, che è Beh, io penso che sia difficile trovare un cielo così blu come qua a Cortina, è tutto sul Passo blu, Giau. mi piace di più Asinca, love you. Detto questo, raga, davvero sono rimasto impressionato da questo veicolo che ho sempre guardato con il naso un po' così, un po' da ex nobile, da ex nobile rincoglionito. È incredibile la velocità con la quale siamo saliti, non proprio effettiva, ma come è passato il tempo, cioè Come una è stato un bassariella. attimo con quest'auto. Ci ho messo salire. 9 minuti a fare Giau. Ma a parte questo, nel complesso è un'auto eccezionale. Spero davvero che l'RSQ8 possa essere un'auto molto simile a questa per poter dare la possibilità a più persone di godersi questo spettacolo della tecnologia. Tantissimi di voi nei commenti scriveranno che non gli piace, fatecelo sapere, però ricordatevi che è un mezzo destinato a un utilizzo quotidiano, super versatile e super fast. Vi dico solo che anche a noi non piaceva, ma dopo averla provata guardate le nostre espressioni. That's amazing, guys. E sentite il sound, le ruote che girano dietro, quanto ti aiutano nelle curve, gli interni, le rifiniture, il telaio, guida di telaio, come dice il Dino Pera. Uè, guida di telaio? Sì, anche in macchina. Ci vediamo in the next video. Ciao!